Agenti a questo o a quel commissariato? No, perché personalmente ho conosciuto soltanto Chilelli. Ah, comunque so che era il commissariato Colombo. Questo movimento di cocaina? Che so che al momento che ero detenuto, precisamente a Villaggina, era entrato in contatto con Sicilia e Sicilia gli cedeva quantitativi di cocaina. E per quanto riguarda l'hashish, sempre a proposito di Giusti, Sì, so che anche Hashish, però non sono in grado di specificare il quantitativo. si parla di Zumpano Domenico e di Zumpano Francesco con riferimento a un movimento di droga? Sì, Zumpano Domenica e Zumpano Francesco facevano parte del gruppo con un ruolo proprio appunto di spostamenti, armi e droghe, ugualmente come il Sistini. E al momento che eravamo quasi tutti detenuti, erano loro che si occupavano di muovere gli stupefacenti, insomma, cedere e acquistare. Perché fu ucciso De Angelis Angelo? De Angeli, quando io uscì dal carcere già c'era un progetto di eliminarlo, perché noi eravamo molto occupati sulla vendetta di Giuseppucci con i proiettili, e una volta che arrivava un quantitativo ne toglieva una parte per lui e aggiungeva del mischio, delle sostanze misiane. Un paio di volte insomma ho cercato di salvarlo, anche perché io conoscevo la famiglia e tutto, però ho cercato anche di farglielo capire dicendogli che noi avevamo un chimico e ultimamente ci risultava mischiata questa droga. Non l'ha capito, non ho potuto fare altro che abbiamo proceduto all'eliminazione. E le armi sequestrate al Ministero della Sanità erano tutte quelle che voi avevate nella disponibilità o qualche arma non fu trovata dalla polizia? No, a parte che avevamo altri depositi appunto, perché se venisse scoperto uno per non rimanere senza. Ci dica perché sei pentito. Beh, io sono stato 5 anni ricercato in Venezuela. Praticamente ho aspettato che si facessero vivere gli ex compagni, che però non se ne sono fatti vivere. A quel punto non mi è interessato niente finché al momento dell'arresto, che sarebbe stato un loro dovere, come io ho aiutato loro quando erano detenuti, l'arresto riguardava anche loro, mi hanno lasciato abbandonato dentro le carceri. Comunque non avevo ancora manifestato motivi di pentimento, se non che una settimana prima dell'estradizione sono stato raggiunto dall'avvocato Mele, che io non conoscevo. Ho detto, scusate il termine, ha detto proprio, io sono uno dei pochi non sputtanati. A quel punto ho capito che oltre ad abbandonarmi avevano perso anche la fiducia in me, perché l'avvocato, che gli erano stati dati 50 milioni, di quali. Vabbè, lasciamo stare questo fatto, a me interessa il momento psicologico. Il momento epidemiologico, quando ho visto che già dubitavano il mio pentimento, cosa che non era assolutamente. Dopo 5 anni di menefreghismo, di abbandono, ho capito che non avevo più gente, non è stata neanche una vendetta, ho capito che non avevo più gente al lato, dunque non ho difficoltà ora a parlare di queste persone, non provo più niente nei loro confronti. Ma suo fratello, aveva un fratello lei? Sì, avevo anche un fratello che è stato ucciso, Quando fu ucciso suo fratello? mi sembra nel 90 o 92, io per le date faccio un po'. Comunque ero a Caracas e non sono potuto ritornare perché ero pieno di mandati di cattura. Abbadino, ci vuol parlare di come avveniva la ripartizione dei soldi che incassavate con le vostre attività, vendita di spaccio di droga? Per quanto riguarda il gruppo Ostia, Ciglia e Maiana, che era un po' più unito, venivano utilizzate delle casse che da parte nostra venivano rette appunto da Claudio Sicilia e da parte della Ciglia da Libero Manconi e Fabretti Roberto. Come ho detto prima, veniva sempre 10 milioni, comunque c'era talmente un'amicizia che se a qualcuno gli serviva qualcosa di più, insomma, prendeva. Vi erano forme di assistenza per quelli di voi che venivano arrestati? Certamente, venivano assistiti sia finanziariamente che avvocati, anche con le famiglie venivano accompagnati ai colloqui.
Che cosa significa il termine stecca? Stecca è la ripartizione di una percentuale dopo un furto, una rapina o dopo uno spaccio. E chi l'aveva la stecca? La stecca a tutti quelli appartenenti al gruppo. E il fatto di ricevere la stecca significava di appartenere al gruppo? Certo, perché se no non prendevamo una stecca ma veniva regalata una cosa. C'era qualcuno nel vostro gruppo o anche negli altri gruppi collegati, diciamo, che si occupava di reinvestire? Loro appunto usavano reinvestire questo denaro o con prestiti a interesse o nel campo dell'edilizia. Sì, il gruppo dei testaccini è un po' generico, dovrebbe dirci chi faceva queste attività e come. Perché si è andato un po' formando nel tempo, al principio era soltanto per Nasetti, Abruciati e De Pedis. Dopo si è unito Paradisi Giorgio, Cassani Angelo, Ettore Maragnoli e si è avvicinato qualcun altro tipo Maglio Vitale. E questi investivano in attività diverse, diciamo? Sì, investivano sia nel campo dell'edilizia che prestavano soldi con tassi di interesse. E a quanto ammontava? Ero uno, diciamo, dei maggiori esponenti come Colafigli, come Toscano, prendevamo praticamente quello che ci serviva. Sì, a quanto ammontava? Potevamo steccare un 15 milioni al mese circa, però avevamo necessità, per esempio, per le case che abbiamo comprato all'Axa, abbiamo preso di più. Il Mancini, per esempio, che al momento non aveva necessità, prendeva soltanto la stecca, al momento che usciva o dopo avrebbe reintegrato tutto. Parla della disponibilità di queste armi da parte di alcuni gruppi e accenna al gruppo NAR. Sì. Vuole essere più preciso? Sì, perché durante la vendetta di Giuseppucci ci si era appunto avvicinati, a parte che si conosceva già anche prima con Franco Giuseppucci, perché Giuseppucci investiva i soldi di loro provenienti da rapine. E appunto poi più di tutti c'è stato legato appunto Massimo Carminati, Claudio Bracci. Quando lei parla del gruppo NAR si riferisce quindi esattamente a chi? Carminati, Bracci, insomma il gruppo Alibrandi. Lei ha parlato di Carminati come una persona che conosceva, ma Bracci l'ha conosciuto? Chi? Bracci? Certo, L'ha ho conosciuto? conosciuto Bracci. Sì. Se io non intervengo vuol dire che la domanda è ammessa. Capito? No, un'ultima domanda. Vi è capitato nella vostra attività relativamente al traffico di droga di trovarvi di fronte a organizzazioni concorrenti o gruppi di persone che non accettavano di collaborare con voi? No, c'era una concorrenza sul mercato, però noi prendevamo gli stessi spacciatori e gli offrivamo la merce a meno prezzo. Lo offrivate liberamente? Questi Offrivamo potevano dire di liberamente, no? all'epoca nessuno ci avrebbe contrastato, sapendo anche che praticamente eravamo gli unici elementi a Roma che stavamo commettendo degli omicidi. Ho già detto che al principio eravamo un gruppo di rapinatori appartenenti qualcuno alla Maiana, qualcuno al Trullo, fino al giorno che viene rubato un quantitativo di armi da una macchina a testaccio che apparteneva appunto a Giuseppucci Franco. Giuseppucci Franco fa delle indagini. Chi ruba questa macchina? Tigani, detto Paperino. Franco fa degli accertamenti e viene a sapere che queste armi le avevamo noi comuni e Franco si unisce a noi. Creiamo il primo gruppo che era praticamente di rapinatori, non si occupavamo neanche del traffico finché siamo arrivati al sequestro di persone. Franco aveva un vizio, il vizio del gioco, finché un giorno purtroppo è rimasto ucciso appunto dal gruppo Proietti, che come Proietti non è stata una guerra, è stata soltanto una vendetta, perché loro l'unico omicidio che hanno fatto appunto era quello di Franco Giuseppucci. Ecco, tornando un attimo indietro, siamo al momento che incontrate Franco Giuseppucci. Ecco, qual è il primo reato che commettete insieme? Dopo un po' di trascorsi nelle rapine, il primo reato serio commesso appunto è l'omicidio di Nicolini, che è avvenuto perché nel un po' malavitosi
e Nicolino Seni ci ha chiesto questo favore, innamorava nel senso E chi era Nicolino Senis? Chi era e poi chi sarà nel proseguo del Nicolino Seris, dopo abbiamo capito che aveva tutto un progetto suo, lui era stato praticamente un affiliato di Raffaele Cutolo e aveva formato questo gruppo un po' di scapestrati che era Edoardo Toscano, Vittorio Carnevale, aveva formato un gruppo un po' misto tra Valmelaina e Acilia, fino al giorno che si è creato delle inimicizie nel gruppo stesso, perché voleva proprio fare il capo assoluto, doppie stecche. La moglie pretendeva che veniva accompagnata, venuti da noi, manifestandoci insomma. Questo gruppo chi faceva parte di Acilia, oltre a Selis? La Selis, il fratello Fabrizio, Edoardo Toscano, Vittorio Carnevale, il fratello, che non ricordo adesso, sempre Carnevale, il fratello di Vittorio, e Fabretti Roberto, Mancone Libero. Lucioli Fulvio? Lucioli Fulvio. Che per quanto riguarda Lucioli, che rapporti avevate? Che attività svolgeva in particolare Lucioli? Lucioli io l'ho conosciuto col gruppo e aveva la stessa attività di loro, insomma. Cioè? Di tutto, era pronto a fare tutto, traffico e se ci fosse stato anche omicidi. Soltanto che insomma, si è messo per conto suo. Va bene, quindi torniamo per quanto riguarda, quindi Nicolino Senis viene eliminato, se ripetiamo la ragione. La ragione che viene eliminato Senis è perché siamo rimasti tutti molto male quando noi che per fargli un favore avevamo commesso un omicidio, siamo venuti a sapere che lui praticamente proprio non ci pensava per niente, ci stava facendo il doppio gioco. Una volta è arrivata una partita, perché i contatti di droga li potevamo trovare noi come li potevano trovare loro. Una volta su un contatto che aveva trovato lui ha mandato una lettera dicendo prendiamo 2 parti noi e una a loro. Allora lì abbiamo capito che era una persona completamente differente.